Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi in questo nuovo video parliamo dell'effetto, effetto destra e effetto sinistra, un discorso complicato da approfondire e da esercitarsi molto. Allora, magari molti di voi queste cose le conoscono già, o le sanno anche meglio. Io vi spiego come vedo io l'effetto, vi spiego come eseguo questo tiro. Poi andando avanti nel video sarà molto interessante che vi faccio vedere altre cose, seguitelo perché è un bel video e molto utile. Allora, voglio imbucare questa biglia arancione in buca, primo diamante, sponda lunga, primo diamante, sponda corta, l'incrocio. Biglia battente, questa qua, primo diamante, sponda lunga, primo diamante, sponda corta. Biglia 9, dove io voglio andare a posizionarmi con la mia battente, ok? Voglio andare a colpire o in questa zona qua del tavolo. Allora, colpo d'effetto, partiamo dalla posizione normale come volessi imbucare senza effetto, ok? Parto, vado giù, sono correttamente in posizione per imbucarla senza effetto. Do l'effetto a punta a destra, sposto di un cuoietto, quasi un cuoietto, la punta destra, ok? Adesso bilancio col calcio, vado leggermente a sinistra, leggermente, neanche tanto leggermente, parecchio a sinistra, sposterò di 1 centimetro a sinistra. Adesso faccio la buca, ok, ok. Allora, questo tiro qua, adesso ve l'ho fatto vedere, questo bisogna studiare ogni particolare del tiro, ok? Allora, adesso ve lo spiego, diciamo, al rallentatore, così è più facile. Si mira senza effetto, si va giù, ok? Punta si sposta a destra la punta di un cuoietto. Se io lasciassi questa posizione qua, la prima posizione, cosa accadrebbe? Che vado giù, allora, io vado giù per farlo. Sposto di un cuoietto, cosa accadrebbe? Che se tiro in questa posizione qua, la biglia arancione chiude troppo. Vedete? Chiude troppo. Allora io devo compensare questo, ok? Per compensare questo, che facciamo? Vado giù, miro, per compensare questo sposto il calcio lo sposto a sinistra, ok? Allora, ripartiamo, calcio a sinistra, praticamente miro la biglia non più in questa zona qua, ma la sposto di 1 centimetro. Se noi dividiamo questa biglia qua in 8 parti, 1, 2, 3, 4, 7, 8, noi praticamente quando partiamo dall'1 all'ottava togliamo ancora la settima, vedete? In quel punto lì, in questa linea qua, proprio ve la faccio vedere. La miriamo, togliamo tanto così, si toglie, vedete? Si toglie parecchio, spero che si veda, un po' difficile però. Io non ho tante attrezzature da farvi tante cose al computer, non ho neanche tempo, però vi insegno tutto quello che so. Allora, rifacciamo il tutto. Siamo andati giù prima, come abbiamo visto abbiamo chiuso, la biglia ha chiuso troppo. Adesso andiamo giù, ok? Sono in posizione per farla, sposto la punta a destra, calcio a sinistra, ok? Se io sposto solo il calcio però non è corretto, devo anche cambiare il mio punto di mira, non è solo corretto spostare il calcio, ma anche cambiare il punto di mira, non più mirare da lì, ma 1 centimetro più in qua, ok? Tac. Ok? Adesso non sono riuscito a curare la posizione della 9, però ve l'ho fatta vedere prima, vi ho spiegato il tiro. Allora, allora, ragazzi, questo qua è un tiro che è super carico di effetto. Ok, praticamente è il massimo effetto che si può dare. C'è pure un trucco per farlo e ve lo svelo.
che questo è bello, sta biglia qua, quando si vede questo tiro qua, sembra una biglia attaccata a sponda, giusto? Per fare questo tiro qua bisogna caricare al massimo di effetto il braccio possibile e immaginabile, ok? Poi posizionare la biglia non attaccata a sponda, 1 mm staccata dalla sponda, proprio 1 mm, ok? Tanto pochissimo. Posizionare la bianca a questa distanza qua, ok? Vedete dalla buca, che sia in linea. Automaticamente poi andare a colpire di più, va bene? E vi ho svelato questo trick shot bello, molto di effetto. Allora, adesso vediamo di cosa parliamo. Ecco, parliamo di... Ok. Vi faccio vedere adesso gli altri esercizi interessanti, altri 4 esercizi interessanti che uno può prendere spunto, migliorarli, crearne altri. Andate anche a vedervi dei video, dei trick shot che ho fatto e lì andate a cercare di capire proprio i particolari di come muovevo la stecca, ok, che magari uno vedendo dei particolari, andando proprio a vedere delle cose minime, impara qualcosa. Io di solito faccio così. Guardo i campioni in televisione su YouTube, ok, e cerco di rubare il mestiere. Ragazzi, è normale, anzi, meno male che ci sono. Intanto voglio ringraziare tutti, salutare e ringraziare gli ultimi iscritti che si sono iscritti qua al canale, mi fa molto piacere. Ciao ragazzi, seguite i tutorial e se avete delle domande mandatemele pure, che mi fa molto piacere, perché se riesco, che lo so, rispondo, se no al massimo vado a informarmi e mi serve anche a me per andare a scoprire delle cose nuove. Se avete dei consigli, domande, delle particolarità, ok, non esitate a scrivere o a contattarmi sui social, su Facebook, Davide Grandi, e scrivetemi pure, che a me interessa l'argomento e cerco di scorporarlo al meglio. Di solito faccio 2 video a settimana, più o meno, che li metto sempre il venerdì, uno alle 5 del pomeriggio e uno alle 7. E fino adesso sono stato puntuale, poi a volte non lo so, dipende. Comunque, boh, seguiamo tutti questi esercizi, questi tiri qua, e ci vediamo alla fine. Ok, ragazzi, un altro bel trick shot è questo qua, che in questo tiro qua bisogna alzare parecchio la stecca. Alzare parecchio la stecca e cercare di imprimere con la punta, quando si colpisce, un carico d'effetto, come voleste voi far girare questa biglia, ok? E vi siete visti anche questo. Adesso guardiamoci il prossimo.
Ovviamente questo esercizio qua che avete visto adesso lo facciamo sia a destra che a sinistra, cercando di memorizzare ogni volta l'orario come la biglia avesse un orologio, ok? Prima la colpisco più in basso con l'effetto un po' a destra, poi al centro alzo magari un cuoietto, poi dopo alzo di nuovo un pochettino, cercandogli di farli fare come un orologio, ok? Memorizzando quello e la forza che si deve imprimere alla biglia bianca. E questo esercizio si fa sia dal lato destro che dal lato sinistro, ok? Poi potete inventarne molti altri di più di esercizi, io ve ne faccio vedere qualcuno, se no non finiamo più. Ok, adesso passiamo al prossimo, va bene? A breve ci rivediamo. Ok. Questo esercizio qua invece che ci siamo visti, questo qua serve ad avvicinare la biglia battente alle varie biglie, la 1, la 2, la 3 e la 4. E notate bene sempre l'inclinazione della stecca, più voglio dare effetto più la alzo, e tutte le volte che si fa questo imparare a memorizzare sempre il punto di impatto, la forza, il punto di mira dove miriamo la biglia che vogliamo imbucare. Ricordiamoci sempre queste cose qua. E poi bisogna provarli questi esercizi qua, farli parecchie volte, magari anche sempre lo stesso tiro, e uno prende quella sensibilità sul braccio, la memoria muscolare. Ok, adesso passiamo all'altro esercizio e scusate ancora lo sfocamento, però andando avanti, avvicinandomi, allontanandomi dalla telecamera, sfocava un pochettino. Non l'ho rifatto perché tanto ci sarebbe stato lo stesso questo errore. Ok, passiamo al prossimo. Ah, ricordatevi sempre, quando fate l'esercizio, di andare a memorizzare un pezzo alla volta del corpo. Una volta memorizzate magari il polso, un'altra volta memorizzate il ponte, un'altra volta memorizzate la spalla, un'altra volta memorizzate un altro pezzo, perché poi tutte queste cose vanno poi messe insieme, ci va della coordinazione. Allora non si può pretendere la prima volta che uno fa questo esercizio 100 volte e fa 100 tiri e gli funziona subito, ma deve coordinare, fare un mix di tutti questi fattori, integrarli uno alla volta, ma soprattutto non tutti insieme, ma un pezzo alla volta. Una volta faccio giusto con il ponte della mano, un'altra volta faccio il movimento corretto con la spalla. Non preoccuparsi se uno sbaglia, ma costruire, fare un assemblamento, ok? Assemblare ogni singolo pezzo della meccanica del movimento. Ok,
Allora, adesso avete visto anche questo esercizio qua e tenete presente che quando si colpisce contro la biglia contro la sponda, il massimo dell'inclinazione che si può dare, che colpisco dritto, la biglia ritorna con effetto a destra o a sinistra, il massimo è sui 45 gradi, dunque non si può fare di più. Però essendo un tiro forzato, che dunque molto a rischio, c'è più bassa possibilità che riesca, sono possibilità, meno il tiro ha un'inclinazione, più è facile e più si riesce a realizzare. Dunque bisogna anche fare un calcolo delle probabilità, via. Poi ognuno si deve sentire il tiro come viene. La serie di esercizi è finita. In partita, quando vi trovate in partita, chi si trova a giocare contro qualcun altro, usate poco effetto, tenete, perché si tende parecchio a sbagliare con l'effetto, dunque meno se ne usa meglio è. Lavorare piuttosto più di forza preferisco, piuttosto fare un giro, magari se uno deve fare un tiro con effetto, magari fare un paio di sponde in più, fare il giro un po' più lungo, però lavorare meno di effetto. Allora, ragazzi, il video è finito, vi ringrazio di avermi seguito, un salutone, al prossimo e vi aspetto. Ciao ragazzi, ciao ciao.